Nonostante l'esponenziale crescita dell'ecosistema DeFi negli ultimi mesi, c'è sempre un grande ostacolo che non ne permette la massima espansione, quello di Bitcoin. Bitcoin ha di gran lunga la più grande capitalizzazione di mercato nel settore delle criptovalute, lasciando sul tavolo un sacco di potenziale. E se invece fosse possibile portare il riconoscimento della comunità Bitcoin nel mondo DeFi? Bene, questo è uno degli obiettivi principali che Chainx si è prefissato di raggiungere, ricercando e sviluppando nuove tecnologie, mira a realizzare lo scambio di asset cross-chain e raggiungere Bitcoin Cross DeFi. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti nella rubrica dedicata alle parachain più promettenti dell'ecosistema Polkadot. Oggi parleremo di Chainx. Affronteremo questo argomento dalla A fino alla Z e cercherò come al solito di essere il più chiaro e semplice possibile. Ma prima di iniziare ragazzi, se avete piacere a guardare altri video come questo, allora vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanellina così da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che farò e di lasciare un mi piace per supportare il mio lavoro. Grazie a tutti. Per comprendere appieno cos'è Chainx, ragazzi, è davvero fondamentale prima capire cos'è e a cosa serve un layer, nello specifico Bitcoin Layer 2. Sarà un discorso un po' lungo, ma ne vale davvero la pena ascoltarmi, poiché sono concetti che sono sicuro ritroverete in futuro e conoscerli vi porrà su un layer superiore. Con l'aumentare dell'adozione e di conseguenza il numero di transazioni nella rete Bitcoin si inizieranno a presentare i primi problemi di scalabilità, poiché la rete Bitcoin ha un limite massimo di transazioni al secondo sopra le quali non può andare, il che porta ad una serie di effetti negativi, di effetti collaterali come l'aumentare del costo delle fee, le code d'attesa e i famosi tappi di bottiglia. Quindi uno dei problemi più noti di Bitcoin è la sua inefficienza nello scalare. La scalabilità di una blockchain sta nella sua capacità di gestire un aumento del volume delle transazioni. Quindi per essere scalabile una blockchain deve essere in grado di gestire un elevato volume di transazioni al secondo. Ma rendere una blockchain più scalabile spesso significa centralizzarla, il che sì, risolverebbe un problema, ma ne creerebbe un altro, quello della poca decentralizzazione, il che non va bene. Per farvi un esempio, la Binance Smart Chain è molto veloce proprio perché è molto centralizzata. Ma perché avviene questo? Vi ricordo il famoso trilemma delle blockchain, ovvero una blockchain è in grado di soddisfare soltanto due dei tre principi fondamentali, ovvero sicurezza, scalabilità e decentralizzazione. Bitcoin è sicuro e decentralizzato per il suo algoritmo di consenso Proof of Work, ma lo stesso non gli permette di scalare con la stessa facilità di un algoritmo di consenso Proof of Stake. Quindi inizialmente per trovare una soluzione a questo problema si è pensato di porre delle modifiche al protocollo Bitcoin. Ad esempio aumentando la block size, cioè la grandezza del blocco, un chiaro esempio sono Bitcoin Cash e Bitcoin Satoshi Vision, o di aumentare la velocità con cui viene aggiornata la blockchain o block time, cioè il tempo medio impiegato per generare un nuovo blocco da aggiungere alla blockchain, che nel caso di Bitcoin è di 10 minuti. Un esempio sono Dogecoin e Litecoin. Difatti tutti questi progetti sono dei fork di Bitcoin, a parte Dogecoin che in realtà è un fork di Litecoin, però Litecoin è un fork di Bitcoin, quindi bene o male è un po' la stessa cosa. Ma nonostante tutto, queste ipotetiche soluzioni hanno un grande difetto. Vogliono apportare modifiche al protocollo Bitcoin, cioè il ragionamento dietro questi progetti è stato: copiamo tale e quale la blockchain di Bitcoin, che così è perfettamente funzionante, ma ne andiamo a modificare un solo parametro, che ad esempio per Bitcoin Cash è stata la dimensione del blocco. Ma ciò, a parte che dal mio personale punto di vista, non è etico, perché sì, puoi copiare la blockchain di Bitcoin, ma quel che realmente dà valore a Bitcoin è la sua storia, la sua community, ma soprattutto l'ideologia che ne è alla base. Ma al di là di questo, copiare e modificare una blockchain potrebbe portare nel lungo termine
ha una serie di side effect o effetti collaterali non da poco. Così nel corso del tempo la soluzione a cui si è giunti è a dir poco geniale e la linea di pensiero che segue è: non cambiamo Bitcoin dentro Bitcoin, ma cambiamo Bitcoin sopra Bitcoin. E questo tipo di soluzione è definita a strato o layer. Al momento ci sono due tipologie di soluzioni: le soluzioni layer 1 e le soluzioni layer 2. Le soluzioni di scalabilità layer 1 si riferiscono a quelle soluzioni che cambiano la blockchain e il suo stesso protocollo. Un chiaro esempio, un esempio molto noto, è quello di Ethereum 2.0. Ethereum 2.0 è una soluzione di scalabilità layer 1, poiché cambierà radicalmente l'infrastruttura e il funzionamento di Ethereum, più nello specifico il passaggio dal proof of work al proof of stake. Mentre quel che ci interessa a noi per Chainx sono le soluzioni di scalabilità layer 2, chiamate anche scaling off chain. In genere le soluzioni di scalabilità layer 2 sono più facili da eseguire, poiché non richiedono una sovrascrittura completa della blockchain sottostante come nelle soluzioni di scalabilità layer 1, ma bensì sono degli strati superiori che implementano, e sottolineo implementano, delle funzionalità aggiuntive alla rete Bitcoin, senza però comprometterla o ostacolarla. Un chiaro esempio è la rete Lightning Network. Più semplicemente, le soluzioni di scalabilità layer 2 hanno l'obiettivo di ridurre il carico sul livello di base, quindi sulla blockchain nativa, riassegnando parte dell'elaborazione dei dati dalla catena principale layer 1 al layer 2, migliorando così la scalabilità dell'intera rete blockchain. Quindi, in conclusione, i protocolli layer 2 ci consentono di aggiungere nuove funzionalità alla rete Bitcoin senza dover cambiare all'interno il protocollo Bitcoin, il che per certi versi aiuta Bitcoin ad essere più scalabile. Perfetto, dopo aver compreso cos'è e a cosa serve un layer, possiamo finalmente iniziare a parlare di Chainx. Innanzitutto, cos'è Chainx? Chainx è una piattaforma blockchain sviluppata su Substrate che interagisce con altre piattaforme decentralizzate per facilitare la condivisione di asset blockchain cross-chain. Quindi, più semplicemente, è una piattaforma intercatena, interchain, che attraversa le criptovalute tradizionali su catene con strutture diverse, ed essendo costruita su Substrate, che vi ricordo essere un framework per la costruzione di blockchain aggiornabili ed efficienti, la blockchain di Chainx può facilmente interagire con Polkadot. Difatti Chainx ha la particolarità di essere stato il primo progetto ad essere lanciato nell'ecosistema Polkadot. Quali sono gli obiettivi di Chainx? Il progetto Chainx è impegnato nella ricerca e nell'espansione del layer 2 di Bitcoin, del gateway di asset digitali e della catena di relè layer 2 su Polkadot. Per chi non sapesse cos'è un gateway o porta, è un sistema che permette la comunicazione tra due reti, e ognuno di questi sistemi consentirà a Chainx di raggiungere il suo obiettivo principale. L'espansione Bitcoin Layer 2 gli consentirà di promuovere il flusso di valore di Bitcoin, arricchire le opportunità di derivati finanziari e migliorare gli strumenti di copertura. In questo caso la missione principale di Chainx è quella di portare Bitcoin nell'ecosistema Polkadot ed essere la più grande piattaforma finanziaria Bitcoin Layer 2 al mondo, mentre il gateway di asset Chainx permetterà agli utenti di depositare e collateralizzare Bitcoin per XBTC e utilizzarlo nelle transazioni con altre criptovalute che possono essere scambiate
e negoziate sulla stessa catena. Quindi il suo obiettivo principale sarà quello di diventare la prima parachain ad offrire un gateway per tutti gli asset di Polkadot. E infine, in futuro Chainix potrebbe evolversi in una catena di relè di secondo livello dell'ecosistema Polkadot, poiché di per sé le parachain sono state sviluppate utilizzando diversi tipi di blockchain e le catene di collegamento come Chainix sono le responsabili della salvaguardia del consenso di condivisione della rete e dell'agevolazione delle transazioni intercatena tra le varie parachain. Perciò l'attenzione di Polkadot sull'efficiente connessione intercatena all'interno del suo ecosistema fa avanzare tutto lo sviluppo della blockchain a un nuovo livello e sembra così essere destinata a inaugurare la blockchain 3.0 e Chainix in questo caso verrà eseguita come rete di secondo livello su Polkadot dopo il rilascio della versione 2.0 che tra l'altro è già avvenuto. Difatti, come abbiamo detto, l'obiettivo di Chainix è quello di diventare la prima parachain ad offrire un gateway per tutti gli asset di Polkadot. Più semplicemente, Chainix sarà il ponte di interconnessione tra tutte le parachain e non solo. Ma perché Chainix potrebbe diventare la prima parachain dell'ecosistema Polkadot? Beh, la risposta è semplice. In primis perché Chainix è essenziale per il pieno funzionamento di Polkadot, così come lo è anche Akala. Inoltre il team cinese di Chainix è stato in stretta collaborazione con Polkadot ed è stato il primo team di sviluppo cinese ad essere ufficialmente legato alla fondazione Web3, un'organizzazione che ne ha garantito il funzionamento e lo sviluppo iniziale ed è stato il primo team cinese a divulgare la tecnologia Polkadot in Cina. Inizialmente la versione iniziale di Chainix era basata su Substrate 1.0, ma dopo che Polkadot 2.0 è stato ufficialmente rilasciato, Chainix ha aggiornato la sua mainnet e ha lanciato la versione 2.0 alla fine di novembre 2020. Ad ora la nuova versione Chainix 2.0 combina e coordina varie funzioni come il consenso Proof of Stake ibrido, una governance del consiglio on-chain, WASM Virtual Machine, che praticamente è come Ethereum Virtual Machine ma più funzionale e ad alte prestazioni, sviluppato dalla fondazione Web3 che permetterà l'esecuzione di smart contract, un protocollo light client efficiente e una firma multipla che come ben sappiamo ne aumenta la sicurezza ed il tutto è altamente compatibile con Polkadot. Adesso, quali sono le componenti principali di Chainix? Principalmente sono 4 ed includono il modulo PCX, in pratica è il programma operativo basato sul token PCX, il quale principalmente svolge funzioni come lo staking, il pagamento delle commissioni, la governance on-chain, la distribuzione dei premi di mining interchain, adesso andiamo ad approfondire, e il supporto dei derivati finanziari di Bitcoin. Insomma, il token PCX è correlato, come è giusto che sia, alla maggior parte dei programmi in esecuzione su Chainix. Poi abbiamo il modulo DEX, è un modulo di transazione cross asset che promuove la circolazione delle attività su catene diverse, riducendo così al minimo il costo di transazione. Un modulo interchain principalmente include un sistema di verifica delle transazioni interchain, un programma di mintage, quindi di coniatura on-chain, un programma di amministrazione fiduciaria e infine un programma di deposito e prelievo per X token e infine un modulo di relè che comprende principalmente lo scambio di informazioni tra Chainix e le catene esterne, il programma di aggiornamento delle informazioni sulla catena, il programma di monitoraggio della catena e infine il programma di raccolta
è trasmissione delle informazioni tra le catene. Detto questo, passiamo al modello economico di Chainx, che come vedrete è molto simile a quello di Bitcoin. La criptovaluta PCX, la cui P sta per Polkadot, emessa da Chainx, ha un'emissione massima di 21 milioni di coin. Non è stata emessa nessuna ICO, nessun airdrop o pre-mining, niente di tutto ciò, la produzione è partita da zero, proprio come per Bitcoin. Difatti, come per Bitcoin, anche Chainx ogni 210.000 blocchi dimezza la sua produzione, quindi avviene l'halving, che però anziché avvenire ogni 4 anni, avviene ogni 2 anni. Il primo halving di Chainx si terrà tra ben 33 giorni. Nel primo ciclo di Chainx la produzione iniziale era di 14.400 PCX al giorno, ovvero 10,5 milioni emessi nei primi 24 mesi. E soltanto per il primo ciclo il team riceve automaticamente il 20% delle coin minate, che complessivamente equivalgono al 10% della supply totale, quindi 2.100.000 coin. Il modello di mining adottato da Chainx si basa sul concetto One Asset, One Vote, il quale si compone in due forme: asset mining interchain e voting mining. Entrambe le parti competono insieme a PCX come unità di potenza di calcolo. Il mining di asset interchain significa che vari asset, come ad esempio Bitcoin ed Ethereum, che entrano in Chainx attraverso il deposito, la mappatura o altri sistemi, partecipano al mining con la potenza di calcolo virtualmente calcolata per ciascuno. Non entro nel dettaglio per quanto riguarda il metodo di calcolo, basta che però sappiate che principalmente è determinato dal voto attribuito dalla comunità. Naturalmente PCX, come token nativo della blockchain, ha una maggiore potenza di calcolo, il che incoraggia gli utenti a detenere più PCX. Naturalmente PCX, come coin nativa della blockchain di Chainx, ha una maggiore potenza di mining, il che incoraggia gli utenti a detenere più PCX. Mentre il voting mining si riferisce al voto e allo staking di PCX reali e determinati nodi per partecipare al mining. In termini semplici, ragazzi, se non fosse ancora chiaro, grazie a Chainx è possibile ottenere un interesse dallo staking utilizzando diversi asset. Ad esempio, io posso mettere in stake i miei Bitcoin per ottenere una ricompensa in PCX. Ecco perché all'inizio vi parlavo di Bitcoin, della DeFi e della sua capitalizzazione. Adesso, grazie a Chainx e del suo modello di mining, è possibile fare stake ed ottenere un interesse da asset i quali normalmente non è possibile fare stake, come appunto Bitcoin, che utilizza un consenso proof of work. Inoltre Chainx genera un blocco ogni 6 secondi, quindi un trasferimento di XBTC richiederà solo 6 secondi e le commissioni di transazione sono inferiori a 0,1 centesimo di dollaro, le quali in realtà sono compensate dai premi di cross-chain mining, rendendo di fatti i trasferimenti a costo zero. E la velocità effettiva in grado di raggiungere è di 1000 transazioni per secondo, mentre quando è collegato a Polkadot questa può raggiungere fino a 100.000 transazioni per secondo. In pratica, grazie a Chainx abbiamo la possibilità di avere Bitcoin cross-chain estremamente veloce e con un costo praticamente nullo. E infine passiamo alla governance di Chainx. Fin dalla sua nascita Chainx ha avuto la stessa filosofia della comunità Bitcoin, creando una comunità puramente decentralizzata, e sotto diretto consiglio di Polkadot la struttura di governance è tricamerale per una migliore gestione e decentralizzazione della comunità, tra cui abbiamo una camera referendaria, il consiglio e un comitato tecnico. Oltre a questi tre è associato un treasury e l'associazione X, con lo scopo
di arricchire ulteriormente il quadro dell'autonomia della comunità. L'Associazione X è un'organizzazione senza scopo di lucro pienamente impegnata nello sviluppo di Chainix, mentre il Treasury è un fondo che fornisce supporto finanziario ai progetti che promuovono lo sviluppo di Chainix e facilitano la crescita dell'ecosistema. Ci sarà Chainix per Kusama? Assolutamente sì, e prenderà il nome di Sherpa X con il token nativo KSX. Inoltre a tutti gli stakeholder di PCX, e quindi tutti coloro che detengono in stake il token di Chainix, riceveranno un airdrop del token nativo di Sherpa X con un rapporto 1 a 1. Ciò significa che se detenete 100 PCX riceverete 100 KSX. Insomma, in conclusione, Chainix è un progetto molto lungimirante che sta cercando di sfruttare il crescente mercato DeFi, aumentando l'interoperabilità tra le catene e ricercando l'espansione Bitcoin Layer 2 e tutti i vantaggi che forniranno, e funzionando come una rete di secondo livello di Polkadot. Nei video raramente espongo il mio punto di vista sul valore del token, questa volta farò un'eccezione e sinceramente parlando, per me Chainix è uno dei progetti più sottovalutati dell'ecosistema Polkadot, con al momento una supply di soltanto 10 milioni di token ed un valore ancora sotto i $10. Non sono consigli finanziari, ma sicuramente vale la pena dargli un occhio. Se volete un tutorial su come mettere in stake PCX, scrivetelo giù nei commenti, e se volete acquistare il token vi consiglio di farlo su KuCoin, che al momento è l'exchange più grosso in cui è stata listata. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, io nel frattempo ho perso la voce. Se è così lasciate un mi piace, un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!